Oggi vi vogliamo raccontare la storia di due persone che hanno avuto una brillante idea e hanno lavorato duramente per realizzarla. Stiamo parlando di Kent Lindvall, un consulente di orientamento professionale, e Britta Johnson. Stanno insieme da quando erano molto giovani. Svedesi, abitanti della Lapponia, hanno sempre avuto un sogno: rimanere nel loro villaggio natale e creare un lavoro proprio lì. Sono persone molto creative e piene di idee. Inizialmente Kent aveva costituito una società che offriva viaggi internazionali per battute di pesca. Britta lavorava in una pensione che avevano restaurato partendo da un'ex casa di riposo del paese che ormai era chiusa da molto tempo. Era una pensioncina molto carina, gestita con amore, ma non generava grandi guadagni. Poi, un giorno, le cose cambiarono. Un regista, all'epoca non troppo conosciuto, Johannes Selberg Augusten, che aveva origini svedesi, girò un film, The Tree Lover, proprio nella zona dove Britta gestiva la sua pensione. Il film racconta di come il regista e i due suoi amici costruiscono una casa a 14 metri di altezza su un albero e qui vengono intervistate diverse persone che parlano di nostalgia per la natura, urbanizzazione e dell'albero come modello di forza e ritorno alle origini. Il regista e la troupe soggiornarono proprio nella pensione di Britta. Quando il film finì, rimase la casa sull'albero abbandonata e la donna pensò che sarebbe stato un peccato se fosse andata a rovina proprio lì in mezzo alla foresta. Così le venne un'idea: forse poteva essere affittata come dépendance della pensione stessa. E così diventò molto popolare, anche se un po' troppo distante e anche se ci fu bisogno di molto lavoro di manutenzione. Britta pensò che sarebbe stato bello avere delle casette come quella, però vicino all'hotel. In quel momento Kent era in Russia con degli amici. Tra di loro erano proprio architetti, e così li coinvolse nel progetto accennato dalla moglie, e ognuno di loro progettò delle stanze: un UFO, un nido d'uccello, un cubo di specchi, una libellula e un cono arancione, che prima era blu. Questo ha fatto sì che l'hotel attirasse molti clienti in Svezia, ad Araz, e oggi le camere sono visitate da celebrità internazionali, designer, riviste di moda e naturalmente anche da persone comuni che vogliono trascorrere almeno una notte in queste stanze meravigliose e stravaganti. Britta adesso è in pensione, ma è coproprietaria dell'hotel che si è ingrandito tanto. Anche il ristorante, dove lei preparava le sue famose polpette, è stato portato a un livello superiore, con proposte raffinate e di qualità. La storia di Britta e Kent è la prova che con impegno, costanza, positività e duro lavoro i sogni possono diventare realtà. Ma vediamo le stanze più particolari. La Mirror Cube è un cubo che misura 4x4x4 metri. Tutte le pareti all'esterno sono ricoperte di specchi che riflettono gli alberi, il cielo, la natura circostante e quindi lo mimetizzano perfettamente. All'interno però le pareti sono in compensato e legno di betulla chiaro, con finestre su 3 di esse e sul soffitto. Questo fa sì che di notte si possa vedere l'esterno e anche il cielo stellato. Chi è fuori, se dentro ci sono le luci accese, può vedere muovere le persone dietro gli specchi, come se fluttuassero, ed è molto suggestivo. C'è poi un balconcino, un letto matrimoniale, un bagno e delle comode sedute per leggere o chiacchierare. Un tronco d'albero attraversa la stanza e cresce in essa. È ancorato ad un telaio d'alluminio, che forma proprio la base della struttura. La camera nido è stata progettata per mimetizzarsi con l'ambiente. Sembra proprio un gigantesco nido di un uccello preistorico. Nessuno può vedere l'interno, mentre da dentro si può osservare la natura attraverso le piccole finestre circolari. Si sale nel nido con una scaletta elettrica retrattile e si accede da un portellone nel pavimento. Una volta chiuso, tutto rimane fuori. Anche se è molto compatta e con piccole finestre, è molto luminosa, grazie all'arredamento chiaro e a questi piccoli oblò che lasciano passare tanta luce. Le pareti sono curve per seguire la forma del nido, e così anche i letti. La stanza è 17 metri quadri, e ci sono porte scorrevoli che non occupano spazio, ma che offrono privacy tra i vari ambienti. C'è un bagno e delle poltroncine imbottite vicino alle finestre per godersi la vista dal nido.
non è la cosa più strana che vi aspettereste di trovare nel mezzo di una foresta. È costruito con una lega leggerissima ma allo stesso tempo molto resistente alle intemperie. L'arredamento, i tessili e le stelle luminose sul soffitto richiamano lo spazio e le navicelle. Anche qui ci sono piccole finestre rotonde che fanno entrare la luce e permettono di osservare la natura circostante. La costruzione è sospesa con cavi metallici collegati agli alberi, così si può sentire anche il movimento oscillatorio proprio come se si fosse nello spazio. Ci possono stare fino a 5 persone, in quanto sono presenti 3 letti singoli e uno matrimoniale, che sembra il posto di comando di una navicella spaziale. Come nel nido, anche qui c'è una scala elettrica pieghevole che arriva al portellone sul pavimento. La cabina è la più visibile durante le camminate sul sentiero principale. È ancorata ad alcuni alberi che si trovano su un pendio ripido che domina la vallata. Ha un'enorme vetrata che permette di godere della splendida vista. Per arrivare alla cabina bisogna percorrere un lungo ponte che dal suolo arriva fino alla porta, che sembra essere sospesa nell'aria. Dentro troviamo una scala che porta alla stanza e al balcone, con sedute comode per intrattenersi godendo del panorama. Anche sotto le vetrate ci sono posti per stare comodi e sentirsi in contatto con la natura. La cabina è 24 metri quadri, con camera da letto, bagno e terrazzo. Meno stravagante, a parte l'altezza, ma veramente confortevole e romantica. La libellula è la soluzione più spaziosa, è 52 metri quadri. Ci sono 4 posti letto in 2 diverse stanze. È costruita su un terreno scosceso e questo fa sembrare la camera ancora più in alto di quel che è realmente. Ci sono tante vetrate molto ampie e sembra quasi di poter toccare gli alberi dall'esterno. Per arrivare c'è una rampa di 15 metri, comoda anche per i disabili, e un piccolo terrazzo prima della porta. Anche facendo la doccia sembra di stare fuori in mezzo alla foresta. È perfetta perché ha bisogno di più spazio pur rimanendo a contatto con la natura incontaminata della Svezia. Anche a voi è venuta voglia di partire e pernottare in queste camere stravaganti, ma così ben inserite nell'ambiente circostante? A noi sì, ma soprattutto ci è venuta voglia di impegnarci ancora di più e con entusiasmo per cercare di realizzare i nostri sogni, proprio come hanno fatto Ken e Britta. Se vi è piaciuto il video e avete voglia di sognare ancora insieme a noi, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.